a salutare Fabio Capello. Mister, ben ritrovato. Buonasera a tutti, siamo contenti oggi che abbiamo visto un bel Milan. Sì, Assolutamente sì, mister. A proposito, ha visto un bel Milan quindi? Sì, il più bello da tanto tempo, e quindi credo che stiamo intraprendendo la strada giusta per fare risultati importanti. Io mister le chiedo subito un parere sulla stagione di Rafael Leao, che è sempre un giocatore molto discusso, forse a volte anche troppo. Ma io non l'ho mai discusso, io dico sempre che anche quando gioca male fa una cosa importante che ti può portare a vincere la partita. Qualcuno non lo capisce, lo vorrebbe continuo come ieri sera, pericoloso come ieri sera, però questa è questione di carattere e lui probabilmente questa caratteristica gli manca. Sta migliorando e io, ripeto, quando gioca sono contento che sia in campo. Ieri il Milan... E soprattutto è sempre un problema per gli avversari, perché gli avversari devono mettere sempre, anche quando non gioca bene, due giocatori per fermarlo, e questo permette agli altri di essere liberi. Ieri il Milan non è riuscito a vincere, mister, e un pochino ancora di gap si è aperto con l'Inter. Secondo lei c'è una motivazione principale per il quale in questo momento, in questo campionato, l'Inter ha scavato un po' il solco, soprattutto col Milan in questo caso? L'Inter aveva la base dell'altro anno, la base della squadra che ha mentalità, e dopo aver giocato una finale di Champions a Istanbul ed essere riuscita per poco ad andare ai supplementari, non essere riuscita, per cui c'era convinzione. E poi quest'anno secondo me si è trovato un giocatore nuovo, Thuram, che ha fatto veramente la differenza, perché certo il centrocampo dell'Inter è un centrocampo fortissimo, un centrocampo uno dei migliori d'Europa in assoluto, è tanto che io dico questo perché hanno forza e qualità, e Lautaro ha usufruito molto del fatto che Thuram gli crea degli spazi e soprattutto è un giocatore che vede il gioco. Mister, io invece volevo chiederle, a proposito dei nuovi invece giocatori del Milan, qual è il giocatore che più l'ha colpito e che invece magari, non dico che ha un po' deluso, però ancora deve venire un po' fuori? Ma direi che mi ha deluso, che pensavo potesse dare cose di più, è quel giocatore col nome impronunciabile che viene dalla Spagna. Chukwueze. Chukwueze, ecco. Pensavo potesse fare molto di più, non è ancora riuscito, mentre gli altri sono cresciuti, stanno crescendo. Loftus-Cheek, sono contento che continui a giocare con continuità dopo tanto tempo che aveva avuto degli infortuni anche in precedenza in altri campionati, e direi questi sono. E direi che la squadra sta crescendo, c'è avuto del tempo per amalgamarla, però quella che ho visto ieri, la prima volta che venivo a San Siro, con molta curiosità ho visto una bella squadra. Si è invece dato una spiegazione del perché il Milan è stato un pochino ondivago e ha tenuto spesso la porta un po' troppo aperta con gli avversari? Ma sai, è sempre il centrocampo che deve fare filtro, il centrocampo è mancato. Si pensava molto all'attacco e poco a rientrare e a trovare equilibrio. Questo secondo me è stato il punto chiave che non ha permesso al Milan di essere attento nella fase difensiva. Cioè, ci deve essere equilibrio, non si può andare avanti senza pensare all'avversario. Chiudo io, mister, invece chiedendole un parere sul nuovo ruolo di Zlatan Ibrahimovic, che sta iniziando appunto in questo ruolo da dirigente, no? Anche se non è stato presentato come tale, però sta facendo questo al Milan. Ma io di Ibrahimovic ho grande fiducia perché lo conosco abbastanza bene, e quindi quando decide di fare una cosa la fa perché è convinto, non fa per fare le cose, lui vuole essere vincente e importante in tutti i ruoli. Non so ancora quale sia esattamente il suo ruolo, per cui quando magari lo incontro una volta mi farò spiegare che cosa deve fare, che cosa porta
di buono, di importante in questo Milan. Mister, salutandola, mi volevo togliere veramente una piccola curiosità. Abbiamo parlato di Leao e di Ibra. Siccome Zlatan è migliorato, soprattutto sotto di lei quando è arrivato alla Juventus in zona gol, e a Rafa ogni tanto gli vengono un po' tirate le orecchie perché rispetto al potenziale, soprattutto a livello di gol, qualcosina manca, gli consiglierebbe di fare un annetto stile il primo anno di Ibra alla Juve? Ma assolutamente, però bisogna che ci sia qualcuno che gli insegni e che gli spieghi le cose. Sai, io lo dico sempre, insegnare la tattica è facile, insegnare la tecnica è più difficile, cioè a seconda delle caratteristiche di ogni giocatore ci puoi insegnare la tecnica per farlo migliorare. E bisognerebbe che ogni giorno ci fosse qualcuno in grado di fargli capire: guarda, qui sbagli, devi fare così, e fare degli esercizi specifici come li ha fatti Ibrahimovic. Mister, io la ringrazio, le auguro buon pomeriggio come al solito. Grazie, e alla prossima. Grazie, arrivederci. Ringraziamo Mister Fabio Capello che è tornato a trovarci qui con noi.